Se sei un runner che corre da qualche mese o soprattutto da qualche anno, sicuramente avrai corso le ripetute sui 1000 metri, le ripetute sul chilometro. Sono le più classiche, le più conosciute, ma mai corso le ripetute su 1,2 km, cioè 1200 metri? Perché aggiungere questi 200 metri? Io è una cosa che faccio a volte con i miei atleti e ci sono alcuni motivi, non tanto organici, perché in effetti correre 1 chilometro, 1,2 km non c'è tutta questa differenza dal punto di vista del risultato dell'allenamento, però ci sono alcuni dettagli che poi potrebbero fare la differenza, su cui ti invito. Intanto c'è un motivo pratico: se corri le ripetute in pista, soprattutto una pista nella prima corsia è lunga 400 metri. È molto comodo ragionare sui 3 giri di pista invece che i 2,5 giri dei 1000 metri e poi dopo magari abbinare, dipende poi che tipo di allenamento stai facendo, il recupero su un altro giro di pista sui 400 metri, e ti farò qualche esempio verso la fine del video. L'altro motivo è mentale, questo anche se non corri in pista, anzi forse di più se corri per strada. Siamo talmente abituati a fare le ripetute sui 1000 che aggiungere quel pezzettino di 200 metri ci allenerà a gestire meglio la fatica. Perché quello che non ti ho detto, che le ripetute sui 1,2 km si devono correre alla stessa intensità dei 1000. L'intensità dei 1000 o dei 1200 poi varierà in funzione dell'obiettivo. Ad esempio, quando sei ancora lontano dalla gara, finito il periodo di costruzione, devi migliorare il V2 max, ma anche tutti i parametri corrispondenti alla soglia anaerobica, quindi il tuo passo alla soglia e la soglia stessa, lavorare in maniera submassimale sui 1000, e in questo caso sui 1200, è molto utile. Ad esempio dipende poi dopo dalle tue capacità, 4, 5, 6, 8, 1002 invece che 1000, a quanto? Ha un'andatura che è 5 o anche 10 secondi più veloce di quella che è la tua velocità di riferimento, che è l'andatura alla soglia. Questo avrà un grosso impatto sul V2 max e sulla tua soglia, con dei recuperi molto ampi, anche 3 minuti, 2 minuti e 30, dipende dalle tue capacità. Per i runner principianti che si confrontano le prime volte con questo tipo di stimoli impegnativi, ci può stare anche in questo caso recuperare 4 minuti, ok? Sicuramente il recupero però non deve durare non più della durata della prova stessa, meglio se meno. Quando invece ci avviciniamo più alla gara obiettivo, dipende che cosa prepariamo. Se prepariamo un 10.000 possiamo continuare a correre così forte, un po' meno, e tenere dei recuperi abbastanza ampi. Più però lavoriamo su una distanza maggiore, quindi il passo gara rallenta, più possiamo avvicinarci. Quindi ad esempio su una mezza possiamo correre alla velocità di riferimento e magari nel tempo, invece che aumentare la velocità sui 1200, ridurre il tempo di recupero. Sulla maratona addirittura possiamo pensare di fare che cosa? Di correre 3 giri di pista o 1,2 km al ritmo della mezza o della 10, dipende dalla vostra esperienza e capacità di recupero e quanto siete forti, e il recupero dei 400 addirittura al ritmo maratona, magari le prime volte al fondo lento e negli allenamenti successivi per abituarvi al tipo di lavoro con recupero attivo, e magari negli allenamenti successivi ci avviciniamo di più a correre quei 400 al ritmo maratona, oppure addirittura gli 800. Vi avevo promesso qualche esempio: 1200 per la maratona al ritmo della mezza e 800 metri al ritmo della maratona, quindi ogni fase durerà, la fase veloce più la fase di recupero, 2 km. Potete farne 4, potete farne 5, potete farne 6, diventa un allenamento veramente completo e impegnativo. Se invece state allenando una 10 e siete comunque vicino alla gara, potreste correre 3 giri di pista o su strada in 1200 al ritmo di un 5000 e i 400 metri di recupero al fondo lento. Se state allenando una mezza, potreste correre i 1200 al ritmo dei 10.000 e 400 al ritmo della mezza, o anche 800 al ritmo della mezza un po' più lento. Perché faccio esempi e perché
per ogni esempio non c'è una risposta sola, perché poi la personalizzazione dell'allenamento è fondamentale, questo non lo dimenticate mai. Non prendete la ricetta di un altro e la fate pari pari per voi, perché gli effetti, gli stimoli hanno sempre risultati diversi, questo è molto importante. Abbiamo imparato quindi che 1200 metri possono essere molto utili. Non sottovalutiamo, ripeto, la componente mentale. Siamo abituati a fare il chilometro, molto abituati a fare il chilometro, i 1000 metri sulla ripetuta. Abbiamo ancora 200 metri, il momento in cui solitamente quando siamo a 970-980 metri il nostro fisico sente quel rilascio di relax, per quanto siamo affaticati, perché sentiamo che sta finendo, e invece no, andiamo a lavorare su quei 200. Ma questa sensazione è la stessa che proviamo di solito nell'ultimo 20-25% di gara, in cui sentiamo ancora fatica, ma ce n'è ancora per arrivare al traguardo. Ecco, i 1200 ci aiuteranno ad allenare questo. Come ad esempio, sempre per i 10.000, può essere utile allenarvi magari in pista o su strada con i 400 metri utilizzati in maniera un po' più strana, che potete scoprire in questo video qua.